e che da me dovrà in campo. That's Abruzzo. La figura di Sant'Antonio Abate è molto amata non solo qui in Abruzzo, ma un po' in tutta Italia, anche perché è una figura di santo un po' particolare. È un santo che non è un martire, ma è un santo che per la sua storia è diventato soprattutto il nemico del demonio, per cui anche le tentazioni di Sant'Antonio che vedremo dopo, ma anche il protettore degli animali, il protettore del fuoco sacro e di conseguenza anche il protettore dei contadini, diventando un po' un santo molto amato dai contadini, appunto, perché potremmo definirlo quasi un santo cafone, per usare una metafora all'asilone. Tutto questo ce lo facciamo raccontare da Adriana Gandolfi, antropologa, che ci racconterà un po' gli aspetti storici, culturali, antropologici, appunto, di questa particolare figura di santo. Sant'Antonio Abate è un santo poliedrico che è stato eremita nel deserto egiziano, quindi dicono i suoi discepoli che lui veniva tentato dal demonio e quindi resisteva, è vissuto nel IV secolo d.C., quasi 105 anni, quindi ha resistito per bene alle tentazioni demoniache e la tradizione, diciamo, vuole che appunto lui fosse disturbato dalla presenza costante di questo demonio. E quando i crociati presero le sue reliquie e le portarono in Francia, a Vienna, dove appunto c'erano una congrega di monaci mendicanti che si chiamavano antoniani, che in pratica allevavano i maiali liberi bradi per ottenere dal grasso del maiale un unguento che curava e leniva i dolori procurati dall'herpes zoster, che era una malattia, l'ergotismo era una malattia diffusa da un fungo della graminacea della segale. Quindi Sant'Antonio, nelle sue, diciamo, accezioni iconografiche, veniva illustrato con il maialetto ai piedi, che era poi il simbolo della lussuria del demonio, e il fuoco nella fiamma, che era il fuoco ardente del demonio che lo tentava, dell'inferno, ma anche il fuoco di questa malattia che brucia come un fuoco. Quindi per i contadini antichi queste immagini a corredo iconografico non erano rappresentazioni demoniache, ma finalmente dice c'è un santo che ci rappresenta, il santo contadino che ha il maiale, che il maiale, ricordiamoci, era il frigorifero con le zampe fino all'età dei nostri nonni, perché se non avessimo avuto il maiale nelle nostre generazioni precedenti non staremmo qui a parlare, perché il maiale era l'unica proteina animale che poteva essere salata e conservata per tutto l'anno, cosa che invece nei climi medio orientali e nordafricani questo non poteva accadere. Ecco perché anche Maometto ha messo il precetto del maiale, che è demoniaco, perché il maiale non può essere salato e conservato con il clima di quei territori. E quindi a Sant'Antonio hanno cominciato a mettere sempre nei santini, nei quadri, nelle anche altri animali che comunque accudivano l'uomo, aiutavano l'uomo nella sua fatica quotidiana. Quindi c'era il gallo, il bue, che era il trattore attuale perché tirava l'aratro, il cavallo che era l'autovettura, il mulo che era il camioncino, l'asino che era come la petta, il gallo che era la sveglia, il gatto che ammazzava i topi che insidiavano la dispensa, quindi il cane, il guardiano. Quindi erano animali non come oggi che abbiamo il criceto, il coniglio, giusto per compagnia, erano animali utili. Quindi Sant'Antonio comincia a diventare il santo protettore del maiale, protettore della famiglia, quindi il fuoco del focolare, protettore
appunto contro questa malattia. Si dice che se tu bestemmi Sant'Antonio, se non lo onori, ti punisce con questo morbo, ed diventa appunto il protettore ante litteram contro il demonio. Quindi in Abruzzo si accendono grandi fuochi. Il primo dei grandi fuochi è quello che si incendia il 16 di gennaio a Fara Figliolum Petri, che sono le Farchie, che sono grandi torri di alte 10 metri e di diametro 2, fatti di canne, fasci di canne, che le persone del paese cominciano a preparare da subito dopo Natale fino appunto alla data della vigilia di Sant'Antonio, che è il 17 di gennaio la festa, e legano queste canne con appunto dei legami fatti con il legno dell'albero di salice, che vengono poi portati, qualcuno a spalla, qualcuno coi trattori, queste cose gigantesche dai colli, a bruciare nel sagrato davanti alla chiesa dove è custodita la statua di Sant'Antonio Abate. Ecco, quest'anno una particolarità è il 2024, ricorre il giubileo, cioè il 25ennale, che dal 1799, da quando il miracolo che si sta celebrando appunto con Sant'Antonio di un incendio che sbarrò la strada ai francesi che stavano andando a saccheggiare Fara Figliolum Petri, e quindi prese fuoco, grazie a Sant'Antonio, un bosco di querce all'ingresso del paese. Quindi i francesi desistettero. Ecco perché si fanno queste farchie a simulazione dei tronchi degli alberi altissimi. E quindi quest'anno le farchie, invece di bruciare nell'aia davanti al cimitero, che c'è la chiesetta del santo, e quest'anno bruceranno nella stessa contrada dove bruciarono nel 1799, e quindi in contrada Vicenne, che sta appunto tra territorio di Bucchianico e Fara Figliolum Petri, e si chiama Colle della Selva. Molto interessante a questo proposito questa pubblicazione edita dal Museo delle Genti d'Abruzzo, nella quale viene narrata la vicenda del miracolo di Fara Figliolum Petri. Leggiamo. Narra la leggenda che in contrada Colli, località La Selva, il santo fu visto con atteggiamento minaccioso ingiungere alle avanguardie di un nutrito reggimento francese proveniente da Chieti di non scendere su Fara per occuparla e magari distruggerla, ma di cambiare strada. I francesi, fortunatamente costretti anche da un provvidenziale incendio sviluppatosi nella zona, obbedirono e il paese fu salvo. Esistono versioni dei fatti anche più leggendarie. Gli alberi del bosco che diventarono soldati pronti a sguainare una lucente spada. Sant'Antonio dalla barba bianca, con un'austera fierezza, fece subito indietreggiare i nemici senza discutere. Quindi le Farchie inaugurano questi rituali, e alla Farchie ci sono dei cantori meravigliosi che cantano i canti di Sant'Antonio, della sua vita, della sua storia. E sono canti antichissimi, sono canti arcaici, canti che ricordano i trovatori medievali, ed erano veramente diffusi, e Fara li ha conservati. E festeggiano sotto la Farchia. Quando arriva il santo poi a benedire le fiamme, si scatena una festa. Adesso la contrada Colli.
poi dal 17 quasi tutto l'Abruzzo comunque incendiano grandi fuochi, nella zona dell'Alto Sangro, Alfedena, Ateleta, tutto il territorio è contrassegnato, ma le feste per esempio più belle le fanno tra il 16 e il 17 nella Marsica, festeggiano con grandi fuochi e si cucinano, si preparano i cicerocchi, che sono il mais lessato che viene poi distribuito alle persone che vanno a visitare le case a Collerongo, dove c'è questa caldaia nel caminetto in offerta a Sant'Antonio, insomma in devozione. E a Villa Vallelonga, lì vicino, invece si offre la panarda, che è una famiglia devota a Sant'Antonio per un antico miracolo, che ospita in una cena interminabile la sera tra il 16 fino al 17, alle prime ore del mattino del 17, una grande cena, invitando parenti e amici fino alla 7ª generazione, con portate a dismisura, però sempre aprono e chiudono le fave lesse e il pane di Sant'Antonio. Un'altra delle peculiarità di questa festa, che è molto particolare, sono i canti, come ho detto prima, che si canta pure alle faglie, ma non solo, si fanno anche delle pantomime, un piccolo melodramma, delle sacre rappresentazioni che illustrano le tentazioni di Sant'Antonio, e sono le tentazioni che lui subisce dal demonio, che in pratica fanno in tutte le contrade, nelle case, e quindi si travestono da angeli, da diavoli, in cambio le persone hanno piacere di ricevere questa visita del santo nelle loro case e offrono salsicce, uova, anche denaro ultimamente, e i sant'antoniari accettano e poi consumeranno in una cena tutti insieme. Una volta invece serviva per sostenere anche le famiglie di tutti i partecipanti a questa cosa. Quindi in molti paesi dell'Abruzzo, soprattutto della provincia di Pescara, di Pescarese, sia nella zona del Gran Sasso come Civitella Casanova, Cugnoli, Civitaguana, sia nella parte della Maiella come appunto Caramanico, Roccamorice, San Valentino, Scafa, fanno queste sacre rappresentazioni che poi, come a Tocco da Casauria, organizzano delle rassegne dove partecipano più gruppi e si rincontrano. Quindi diversi paesi poi fanno in certe giornate di sabato, di domenica, per quasi tutto il mese di gennaio fanno questa cosa. E per dispetto di Sant'Antonio distruggerò il debito. Quindi anche al Museo delle Genti d'Abruzzo noi per esempio quest'anno, il 21 di gennaio, ospiteremo una sacra rappresentazione che ci porterà il gruppo del Ramaiette, che è un laboratorio di tradizioni abruzzesi di Chieti. Benissimo, quindi godetevi qualche bella festa e qualche bella esibizione. Siamo quasi arrivati a conclusione del nostro interessantissimo viaggio. Torniamo adesso nell'interno dell'Abruzzo per conoscere i ceie, questi buonissimi dolci ripieni a forma di volatile che vengono preparati a Civitella Casanova in occasione delle festività di Sant'Antonio. Il volatile viene sempre identificato come l'animale che collega la terra e il cielo, e quindi il messaggio devozionale dell'umanità verso l'alto. E quindi per Sant'Antonio si fanno questi dolcetti a forma di uccelletti che si chiamano nel teramano licillit, qua a Civitella Casanova liceie. È un normalissimo impasto di uova, zucchero, farina e olio. Questa farcia veniva preparata con il mosto cotto. Ogni famiglia, diciamo, ha la sua, dalla sua forma alla sua caratteristica, lo lavora in diversi modi. Tutti questi piccoli intagli che noi facciamo dovrebbero dare proprio l'idea dell'uccello in volo, poi si va avanti come si preferisce.
Abbiamo visto come il culto per questo santo, vissuto secondo la tradizione così tanto tempo fa, sia ancora oggi così vivo. In Abruzzo poi, terra di forti tradizioni arcaiche, i giorni dedicati a Sant'Antonio sono un po' dovunque, comunque coinvolgenti. Anche noi ci siamo affezionati a questa ritualità antica, fatta di fuoco, di angeli, di diavoli dispettosi, di animali da benedire e di dolci dalle forme stravaganti. Adriana Gandolfi, che ci ha guidato lungo questo percorso, è anche autrice di questo bellissimo libro, Festa e Fiera, calendario illustrato dei riti abruzzesi, in cui 12 tavole, come 12 sono i mesi dell'anno, immortalano altrettante celebrazioni rituali e tradizionali, compresa quella dedicata a Sant'Antonio, che abbiamo cercato di raccontarvi con questo video. Viva Sant'Antonio, Bels Abruzzo!